altro da dirmi? Allora tutto finisce così. All'improvviso senti il bisogno della tua libertà. Che significa? Lo hai detto tu, la libertà. Perché? Vorresti dire che io ti tolgo la tua libertà? Ti ho mai chiesto di rinunciarci, No. forse? Ti ho mai chiesto di sposarmi? No, mai. E allora? Sai benissimo che non avrei mai commesso una sciocchezza simile. Perché anch'io modestamente amo la mia libertà. Appunto, amiamo la nostra libertà. Ma che significa? Niente. Che restiamo amici. Ho bisogno di non avere legami, di sentirmi solo, non c'è altro. Te lo direi. Non ti credo. C'è un'altra donna. Avanti, abbi il coraggio di dirlo, almeno questo. Che mancanza di immaginazione, Fulvia. Non c'è nessuna donna. Solo la fine di una cosa. Di un sentimento che non voglio trascinare, perché non potrebbe che degenerare nella menzogna, nella noia e in tutto il resto. Vedi? Ti parlo da amico e tu non mi capisci. No, non è un discorso da amico. È un discorso da carogna, da egoista. Ecco che cosa sei, un egoista. Va bene, sono un egoista. Puoi chiamarmi anche intellettuale, non mi offendo. Sì, sei uno sporco intellettuale. Ti senti superiore a tutto, vero? Ai sentimenti, alle persone. L'intellettuale. Mi fai ridere con la tua falsa modestia, ma ti conosco io. Non hai capito niente. Niente di niente. Tu hai bisogno solo dei tuoi amici, ma non li conosci. Non sai cosa dicono di te alle tue spalle. Le stesse cose che dico io di loro. Sei uno stupido, vile egoista. Adesso ti stai ripetendo? Sei un vile. Sturati le orecchie. Sei un vile e nient'altro. Senti, è tardi, fa freddo. Andiamo via. Va pure, Fulvia. Io resto qui. Andiamo a casa mia a parlare. Lo so come va a finire. Non ne ho voglia. E va bene, non ti prego in ginocchio. Addio. Vuoi che ci vediamo domani? Alle 5? No, ma perché? È molto meglio troncare subito. È più pulito. E tu parli di cose pulite. Tu. D'accordo, non ne parliamo. Mi dispiace solo per quella disgraziata che prenderà il mio posto, con un verme come te. Ciao gatto, come va, eh? No, non scappare. Sei simpatico, lo sai? Ti va bene la vita, eh? Voglio. Di, vuoi venire a casa con me? Ma no, tu stai bene qui. Chissà quante gattine conosci da queste parti, eh? Beh, sono libero adesso. Forse potrei partire. Ma proprio adesso che sono libero? Tu che dici? Hai ragione, è meglio che resti. Che bella notte, eh? Che silenzio. Signora! Signora Comparetti! Carina, eh? La conosci? Signora! Ho dimenticato le chiavi e non riesco a svegliare la padrona di casa. Ha provato a bussare? Anche il portiere dormirà. Credo anzi che sia un po' sordo. Signora! Le presento un mio caro amico. Piacere. L'unica è aspettare che rientri qualcuno.
Se vuole posso provare con le mie chiavi. No, è inutile. È una chiave stranissima, con tanti spunzoni in cima. È una specie di carciofo. Niente carciofi. Finiti. Qualcuno ricaserà, non è tanto tardi. Speriamo. Mi metto a sedere là e aspetto. Posso tenerle compagnia? Non vorrei che si disturbasse. Non va a dormire? No, non ho sonno. Mi piace la notte. C'è una calma qui, un silenzio. Lei è veneta, mi pare. Come l'ho capito? Sì, sono di Treviso. Ma adesso vivo a Roma, già da un po' di tempo. Lei invece è romano? Mi piace Roma. Sono tutti gentili e pensano solo ai fatti loro. Grazie. Lei è studentessa, vero? Beh, in un certo senso sì. Lo ero fino all'anno scorso. Poi ho vinto un concorso cinematografico e sono venuta a Roma. Ah, così fa il cinema. Già, ho avuto un contratto. Finora ho fatto solo una particina in Povere ma belle, ma... Ah, sì, ricordo. Era molto brava, sa? Molto. È strano che lei mi abbia vista. La mia parte è stata tagliata. E lei come si chiama? È vero, non ci siamo presentati. Mi chiamo Marcello. Marcello Cenni. Anna Padoan, piacere. E avvocato? No, avvocato no. Dottore? Allora ingegnere? No, non faccio niente. Cioè, scrivo. E che cosa scrive? Novelle, roba d'amore? No, cose molto più noiose. Articoli, saggi. Mi interesso di letteratura. Ah, per me è arabo. Io, a parte i romanzi e le riviste, sa. Lo sa che è molto carina. Grazie. Anche lei non è male. Ehi, senta! Vuoi lasciare il portone aperto, per piacere? Va bene. Grazie. Peccato che sia arrivato quello lì. Si stava bene a chiacchierare. Beh, aspetto che lei finisca la sigaretta e poi vado su. Ha delle mani da bambina. Sembrano quelle di una scolaretta. E quei capelli non li pettina mai? Qualche volta. No, sono orribili, non voglio che le veda. Marcacci, un operatore, me ne ha fatte di bellissime, ma le ho su a casa. Queste sono proprio brutte. Mi faccia vedere le altre. No. No, adesso deve andare su. Domattina lavoro e devo alzarmi alle 6. Forse ci rivedremo. Il numero di telefono lo trova sull'elenco. Pensione Comparetti. Buonanotte. Ma cosa fa? No. Guardi le fotografie. Ah, questa? No, quello non mi piace. No, è interessante. È brutta. Ce n'è una che mi piace molto. Gliela faccio vedere. No? No, adesso se ne vada. Guarda. È l'alba. Senti. Il primo tram. Il rumore del tram invece del canto dell'allodola. Come hai detto? Giulietta e Romeo. Anche loro dovevano lasciarsi all'alba. Con la differenza che si amavano.
È difficile amarsi oggi. Si gioca a carte scoperte. È più facile diventare amici, ed è meglio in fondo. Eppure, se ci penso, mi piacerebbe innamorarmi. Ma le donne che ho conosciuto erano false intellettuali, o dicevano cose irritanti, o erano stupide, troppo sicure di sé. Amo le donne in generale, non ridere. Ma quella che cerco non l'ho ancora incontrata. Perché cerco la semplicità, l'intelligenza e una certa ingenuità. Ma è raro trovarle insieme nella stessa persona, non credi? Quasi sempre l'intelligenza è furberia, la semplicità è falsa, l'ingenuità cretineria. Dopo un po' devi scappare. Ma che hai? Piangi? Che ti prende? Niente. C'è qualcosa che non va? Ti ho offeso? Sei nei guai? Ti servono soldi? Non capisco. Sei innamorata? Ma allora non piangerei. Va male il lavoro? No, piango. Non lo so perché. Non ho messo il fazzoletto. Scusami, ma certe volte mi succede di sentirmi triste. Appena arrivata a Roma piangevo tutte le notti, così senza motivo. Ma che stupida. Mi piaci, sai? Ma adesso devi andare via. Scusami, ma è per via della padrona di casa. Oh. Ti accompagno al portone. Bisogna fare piano. Mamma mia, come sono brutta. La settimana prossima sarò libera. Mi telefoni? Certo. Ciao. Ciao. Oh, Marcello, che fai qui? Già in piedi? No, papà, sono rientrato adesso. Ah, mi pareva. Che si dice in giro? Niente, le solite cose. Taglio i punti per un po' di tempo e mi chiudo a lavorare. Ho deciso. Vuoi dare la docenza? Sì, non so ancora, vedrò. Beh, io ti lascio in pace. Hai bisogno di qualcosa, un tè? No, grazie, tra poco mi alzo. Ciao. Avvertiva ancora la sensazione di quel corpo tenero che aveva aderito a lui senza freni.
e tentava di spiegarsi il futile segreto di quelle lacrime. Tutto si era svolto con una semplicità meravigliosa. Anna non aveva detto niente di sgradevole. Era una brava ragazza. Ma pensava che non l'avrebbe più rivista. E il giorno dopo, quell'avventura gli sembrò già assurda. In una galleria d'arte, una sera rivide Fulvia. Ciao, come va? Il loro incontro fu cordiale. Sono venuto a dare... Fulvia aveva deciso di giocare la parte dell'amicizia Andiamo. e di rinunciare per sempre al broncio di amante abbandonata. Buonasera. Marcello gliene fu grato. Poiché si annoiava, si offrì di accompagnarla. Andarono a cena in una trattoria di pastette. E per noia finirono in un varietà. Yes, baby, baby, heaven is our for tonight. When I saw no dog, both here said, saw me baby coming, get it down, get it, hey, oh baby, yes, baby, baby, heaven is our for tonight. We're gonna have some for tonight. We're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Everything's alright. Have some fun and be gone for the night. Ed ora ecco a voi i famosi Caribbean Troupe. Scusami, ho dimenticato, devo fare una telefonata. Il ricordo di Anna, che aveva intravista quella sera, spinse Marcello a ricercarla, per il rimorso di un'amicizia che aveva offerto e subito dimenticato. Per favore, dove girano Il figlio dei barbari? Là in fondo, al teatro numero 15. Grazie. Chissà che ora finirà. No, io penso che finiamo presto. Attenta ai cavi. Grazie. Allarga! Allarga! Bene. Tu hai stampato la seconda, ma anche la quarta. Avanti, sbrighiamoci, sbrighiamoci. Anna, dov'è Anna? Anna, andiamo. Oh, così stai meglio. Con quel trucco perivi una... E Tony, dov'è Tony? Tony! Bene, Chini, andiamo, ti fai sempre aspettare. Dove ti ricacciato? Beh, dottore. Proprio adesso. Anna, sii più ansiosa. Quando gli dici la battuta, guardalo negli occhi perché tu sei innamorata di lui, eh? Allora, pronti? Silenzio!
fermo con queste carte. Azione. Che fai qui? Ti avevo detto di non venire. Loro vogliono ucciderti. Che ha detto? Non ho sentito. Parla più forte, non ti si sente. Via, azione. Che fai qui? Ti avevo detto di non venire. Loro vogliono ucciderti. E che? Ma che ridi adesso? Mi fai ridere. Mi fa le smorfie e mi viene da ridere. Ma Meneghi, non farlo stupido, andiamo, via. Andiamo. Beh, è meglio che giriamo. Su. Sarte, trucco, via. Giriamo. Sì. Pistoletta, mettiamo 2 pedanine sotto di lui. Perché? Beh, l'uomo deve essere sempre più alto. Ecco così, andiamo. Giriamo, su, via il trucco, via il sartame, Chuck in campo, motore. Chuck, 126 settima, il figlio dei barbari. Azione. Silenzio! Oh! A cosa ti scrivi? E tu sta fermo con queste carte, per favore. Motore. Chuck, 126 ottava, il figlio dei barbari. Azione. Che fai qui? Ti avevo detto di non venire. Loro vogliono ucciderti. Andiamo a mangiare, pausa. Stop! Come dici bene? Sei stata formidabile, molto naturale. Ma lui non ha detto niente. Meglio, buon segno. Ma adesso ci parlo io per dire la soluzione. Scusi, dove sono i camerini? In fondo al corridoio. Se vediamo da pallotta, Sì. ordino tu matriciale. Scusi, il camerino della signorina Padoan. Ci sono i cartellini sulle porte, guarda. Grazie. Cerca la signorina Padoan? Sì. Quella porta lì. Avanti! Oh, lei. Come ha fatto a trovarmi? Beh, non è stato facile, ma ce l'ho fatta. Ma non ci davamo del tu? Certo, ma credevo che mi avessi dimenticata. Sei scomparsa all'improvviso. Hai telefonato alla pensione? Sì, ieri. La signora per poco mi mangiava. La signorina non è più qui. E tac, ha riattaccato. Sì, ho dovuto cambiare. Quando si è accorta che avevi passato la notte nella mia camera, mi ha fatto una di quelle scenate. Dovevi sentirla. Ma non ci aveva visto. E invece sì. È una donna terribile. Passa il tempo a spiare la gente. Sono contenta di rivederti. Sono così eccitata. Oggi ho avuto la mia scena importante e l'ho fatta benissimo, sai? Il regista era molto contento. Sai che ho pensato a te? Con simpatia? Sì. Ah no, ero arrabbiata. Eri sparito e non sapevo dove trovarti. Adesso mi dai subito il tuo numero. Hai visto? Omaggio di un ammiratore. Ah. Ho creduto che fossi tu. No, Marcello, ti prego, no, ancora il trucco, ti prego. Che prepotente. Sei forte quando vuoi. Oh. Avanti. La mia carissima Anna. Si vede. Grazie delle rose, non sapevo che fossi tornato. L'ingegner Curtatoni, un mio vecchio amico, Marcello... Cenni. Figlio del conte Cenni, guardia nobile di sua santità? Sì. Ah, conosco bene suo padre. Siamo vecchi amici. Sono tornato ieri sera. Ho incontrato Peppino che mi ha detto che lavoravi qui e volevo salutarti dopo tanto tempo. Sei stato fuori quasi 2 mesi. Scusatemi, cambio. Come vedi, appena di ritorno, il mio primo pensiero è per te. Noi ci vediamo spesso con suo padre. Sa, siamo una setta. Notaio Montevarchi, avvocato Fassi, Forster, conosce?
Si va spesso in Trastevere per ragioni puramente gastronomiche. Abbiamo scovato un posticino. In Vicolo del Moro, conosce? No. Oh, bisogna assolutamente che provi. Giri anche oggi? No, per oggi ho finito. Adesso io e Marcello andiamo a colazione. Tu vieni? No, grazie, ho già fatto colazione. Sono venuto soltanto per salutarti. Adesso vi lascio. Peccato. Ti trovo meravigliosamente. Sei in splendida forma. Uno di questi giorni ti telefono, così facciamo 4 chiacchiere. Telefonami quando vuoi. Questo è il mio nuovo numero, ho cambiato casa. Grazie. Arrivederla. E ossequio papà. Grazie. Ho detto che mangiamo insieme per mandarlo via. Ho fatto male? No, anzi, è un'idea. Come ti sembra? Mi fa la corte. È il tipo del rappresentante, ma in grande stile, non trovi? Non è antipatico. No. Lo conosci da molto? Oh, non so, circa 6 mesi. Mi telefona spesso, ma lo vedo di rado. Aspetti altri amici? No? Perché? No, Marcello, no. No, andiamo a mangiare, ti prego, ho fame. Vieni. Tripa alla romana, cittadino con vitello e bagno al forno. Che hai? Non ti piace qui? Sì, sì, è un posto simpatico. È libero sto posto. E così sei un conte. Un vero conte. Sì, ma un conte un po' spiantato. Tu staresti bene con una ragazza ricca o una grande attrice. Leggi troppi fumetti tu. Hai ragione, scherzavo. Volevo dirti una cosa e non ho più il coraggio. Su, avanti, di. Niente. Che mi piaci molto. Ti ricordi che mi hai detto l'altra notte? Vorrei essere la donna di cui parlavi. Viverti vicino senza annoiarti. Non so, mi dai un senso di calma, di sicurezza. Sto bene con te. Il guaio è che anche tu mi piaci. Che cosa facciamo? Sono contenta. Anna, ho dimenticato il mio golf nel tuo camerino. L'hai trovato? Sì, te lo do domani. E non l'ha dimenticato nient'altro? Le scarpe non l'ha dimenticate? Ciao, Anna. Ciao. Io mi fa conto, te pago domani, se no. Sarà divertente quel tipo, ma lo trovo un po' volgare. Chi? Marcacci? Perché non lo conosci? Se lo conoscessi bene ti accorgeresti che è molto simpatico. E poi è un bravissimo operatore. Andiamo. Vuoi? Ciao Anna. Ciao. Beh, non sorridi più, che hai? Niente. Ti vedo felice, sei un'altra. Mi sento un po' ridicolo di fronte ai tuoi amici e ai compagni di lavoro. Sembro in visita di controllo. Ma perché? Lo sai che non è vero. So che è un brutto ambiente, ma Anna, devo viverci. non ti ho chiesto spiegazioni. Vorrei passare in mezzo a queste cose, senza cambiare, restando me stessa. Ma è difficile. Perché non mi aiuti se mi vuoi bene? Io ho tanta fiducia in te. Marcello era felice dei suoi rapporti con Anna. Riconosceva in lei il proprio modo di esprimersi. Si accorgeva che Anna andava modellandosi sul suo carattere.
Trascorsero 2 mesi, vedendosi quasi tutte le sere. Ciao, Bijou. Oh, Cenni, buonasera. Buonasera. Sei in anticipo. Ti aspettavo alle 8. Ma a che ore sono? 7 meno 5. Buonasera. Buonasera. Ciao. Entra. Era passato un momentino, giusto per salutarvi. Come mai sei venuto così presto? Credevo che avessi da lavorare. Vuoi un po' di cognac? Grazie. Sei un po' sbronza, mi pare. Niente affatto. Ho bevuto solo 2 cognac. Hai passato il pomeriggio con Curtatoni? Ma no, è stato qui solo un po'. Un quarto d'ora, 20 minuti. Non di più. E in 20 minuti avete fumato tutte queste sigarette e suonato tanti dischi? Curtatoni è un cretino. Però è divertente. Io i cretini li trovo molto divertenti. Viva i cretini! Ah, dunque, una sigaretta accesa e abbandonata intera che si è consumata. Ecco, la cenere è intatta. Segno che il tabacco è buono. Ma che fai, giochi? Fai il tenente Sheridan? Ma perché è stata abbandonata? Perché? Forse un'azione più interessante ha distolto l'attenzione del fumatore o della fumatrice. Geloso? Scherzavo. La nostra relazione è basata sulla reciproca libertà, non è così? Geloso di Curtatoni. Sarebbe la cosa più ridicola di questo mondo. Hai ragione. Ti piace? È meraviglioso. Andiamo. Spegni la luce. Al principio dell'estate, Anna andò a Capri per un film. Marcello non la seguì. Tutto io, guardo io. La partenza di Anna gli stendeva i nervi. Pensava con piacere di doverla rivedere. Ma intanto assaporava quel senso di dolce vacanza che la lontananza di lei ogni volta gli procurava. Salve. Oh, ecco Marcello. Oh, ciao Marcello. Marcello. Sei un po' Qui, qui Cenni, sieda qui vicino a me. Sì, tieni qui. Romolo, un altro coperto, per favore. E un'altra bella coda alla vaccinara. Brava la sorella. So che sta lavorando alla docenza. Bravo. Suo padre è fiero di lei. Me lo stava proprio dicendo quando lei è arrivato. Papà è molto indulgente con me. E che notizie abbiamo della nostra Anna? Sarà un mese che non la vedo. Sempre a Capri? Sì, credo che sia ancora a Capri. Lei la vede molto spesso? È una buona amica, niente di più. Che ragazza, che temperamento e che fuoco. Molto simpatica, vero? Proprio carina. Però con quell'aria angelica dicono che ha una tale carica erotica, vero? Ma è proprio quell'aria candida che eccita gli uomini. Si vede che è una creatura nata per l'amore. È stata creata per quello, per fare l'amore. Lei tace. Capisco. Quella ragazza resta per me un bel mistero. Però è sincera. Sì, le piace l'amore e lo dice. Viva la faccia della sincerità. Mi ha parlato bene anche di lei, sa, con molta simpatia, devo dire. Ha quel suo modo di guardarti, stavo per dire, di offrirsi, che è tutto suo particolare, pieno di pudore. Ma queste cose lei le saprà meglio di me, non è vero? Lei ha avuto la fortuna di conoscerla bene.
Poi lei è giovane, si figuri se non la capisco. Si può sapere che cosa state confabulando? Ah, vecchia storia, è una conoscenza che abbiamo in comune. Se parlate di donne vogliamo sentire anche noi. Non vorremmo turbare la tua calma sessuale così faticosamente conquistata, caro. Questa è buona, è sempre spiritosa. Ma si può sapere chi è questa ragazza? È una ragazza che conosciamo. Un'attricetta. Someday I'll find the guy meant for me. I've waited long for his love. With him is my destiny. Oh, someday my tears will all disappear. The lonely nights without end will fade because Vieni, andiamo a sederci. Anche a me, per favore. Non bevi un po' troppo? E che te ne importa? Dimmi piuttosto perché hai telefonato. È stata la noia? Avevo bisogno di una persona amica. Gentile. Ma purtroppo è vero. Ormai sono solo un'amica. Una buona amica. Senti, perché non hai risposto alle mie lettere? Erano troppo belle. Mi davano soggezione. Parlami di te. Che fai? C'è un tale che vorrebbe prendere il tuo posto. Vedi che tutto si accomoda? Gli ho raccontato di noi. Naturalmente ti odia, è pazzo di gelosia. Oggi, per farlo soffrire, gli ho detto che uscivamo insieme. È buono, disposto a perdonarmi tutto. Aspetta solo una mia parola. E tu perché non gliela dici? Perché amo te. No, questo non dovevi dirlo. Ma è vero. Guarda. Non ridere. L'ho comprato 2 anni fa in Austria, volevo farti uno scherzo. Ci ho persino scritto a Marcello per tutta la vita la sua Fulvia. Era uno scherzo. Oggi è la cosa più cara che ho. Tienilo. Ma no, che cosa dovrei farne? Beh, tienilo. Non vale niente, quindi non ti impegna a niente. E poi puoi sempre buttarlo via. Si sta bene qua. La musica, le luci basse. Mi sembra che tutto non sia finito. È troppo deprimente. Andiamo. Oh, mi gira la testa. Aiutami. Fulvio, che hai? Lasciami! Non è possibile, non puoi essere cambiato così. Ma hai sempre detto che m'amavi, non si cambia così da un giorno all'altro. Finiscila, andiamo. Lasciami! Ma che t'ha fatto? T'ha fatto perdere la testa! Chi? Di chi parli? Ma quella ragazza, non mi ricordo il nome. Lo sai che ti tradisce, lo dicono tutti che ti tradisce. Dimmi la verità, le vuoi bene? Fulvia, io ti telefono per stare in compagnia e tu ricominci. Andiamo, su. Mi sento male. Andiamo, Fulvia. Lasciami! Vattene! Ascolta, io... Va all'inferno! Non voglio rivederti mai più! Il ricordo di Anna lo riprese ossessivo quella notte. Non la vedeva da troppo tempo.
Aveva sempre rimandato la partenza per Capri, come si fa con le cose che si desiderano molto e si prova un sottile piacere a prolungarne l'attesa. Ma ora decise di raggiungerla. Per favore, dov'è la signorina Padoan? Come ha detto? La signorina Padoan. Eccola là che fa il bagno. Grazie. E sto cestino! Eccomi, ingegnere. Ah, che bello! Il colletico! Io vado a prendere le sigarette. Sì. Giovannella, dove proprio che contiamo? Anna. Marcello! Che sorpresa! Quando sei arrivato? Perché non hai telefonato o telegrafato? Sono arrivato stamattina, ti ho cercato in tutti gli alberghi. Già, ma io sto in una pensione. Un posto delizioso, vedessi. E tu che hai fatto a Roma? Niente. Guarda, sono già un po' abbronzata. Non lavorate oggi pomeriggio? Sì, verso le 5, quando il sole è più basso. Ah, è una meraviglia, qui si dimentica tutto. Chi è quello che stava con te? Non l'hai riconosciuto? È Tony Meneghini, l'attore. Te l'ho presentato a Roma. Sbaglio o qui si fa il mio nome? Tony, ti presento Marcello Cenni, un mio caro amico. Buongiorno. Piacere. L'acqua è stupenda, non vuoi fare il bagno? Tony ti presta il suo costume. No, grazie. Beh, io mi vado a cambiare. Vieni a vedere. Vedi quella sporgenza sotto i faraglioni? Beh, Tony voleva tuffarsi da là. È proprio matto. Non c'è niente di straordinario, saranno sì e no 15 metri. E beh, non è da matti tuffarsi da 15 metri. No, è bravo invece. Va là, Tony, che sei un bel matto. Ah, questo è niente. Nel figlio del Minotauro mi buttavo da 50 metri e senza controfigure. È la prima volta che vengo a Capri. Ora mi sembra di esserci nata. E come ci si dorme bene. Lo sai che stamattina mi sono svegliata all'alba delle 11? Alle 11:30, prego, sembravi in catalessi. Ero così stanca. Se non ti svegliavo dormivi ancora. Sì, ma anche tu non scherzi, sai. Prego, ero già sveglio alle 9 io. Ho fatto colazione, la mia solita ginnastica. E non ho quasi dormito stanotte. Quella vecchia inglese nella stanza vicina alla mia ha fatto un chiasso del diavolo. Io non ho sentito nulla. Dammi la pipa. Che ne diresti, Marcello, se io fumassi la pipa? Ridammela. No! Vieni qui. No! Aiuto, Marcello! No, non so. Ci vediamo più tardi, eh? Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Signor Meneghini, ci fa un autografo? Certo. Grazie. Prego. Ciao, Tony! Meno male che è rimasto su, temevo che volesse venire con noi. Simpatico però. Corretto e senza carattere, ma liscio e sportivo. Sembra la reclame di un rasoio. Ma perché dici queste cose? È un caro amico. Discreto, intelligente. Ah, sì? Non me ne sono accorto. Si esprime magari un po' a furia di luoghi comuni. Beh, mica tutti possono fare profonde discussioni letterarie. A me piace, Tony. È divertente. E poi è sano. Io veramente non faccio mai profonde discussioni letterarie. Mi piacciono gli intelligenti e anche gli ignoranti, ma autentici, non i cretini di maniera. Tony non è affatto un cretino. Ma non parlavo di lui, dicevo così, in generale. Ma perché litighiamo? Sai, ho una voglia pazza di mangiare spaghetti con le vongole.
zingare, dimma sorte mia qual è, sono nato un pezzendo, sono nato figliere, si è nato con una sorte bella assai, si sarà buono e t'accontenterai, si tiene denaro non vuole l'amore, si tiene l'amore non vuole denaro. No, grazie. Anna, voglio farti una proposta. Torna a Roma con me domani. Potremmo vivere insieme, se tu vuoi. Insieme? Oh, Marcello. Devo essere sincera con te. Ti amo e voglio dirti tutto. È successa una storia con Tony. Non so nemmeno io perché. Se tu arrivavi una settimana fa non sarebbe successo. Che è successo? Tutto. Quando è cominciato? Una settimana fa. Mi faceva la corte, ma così, per scherzo. Una ragazza che lavora nel film era innamorata pazza di lui e non ci lasciava mai soli. Poi una sera lui venne a nascondersi da me, ma così per ridere, per nascondersi. Mi trovai il suo viso sopra il mio. Lo riconoscevo appena. Non pensavo che accadesse così presto. Gli ripetevo: chi sei? Ma chi sei? Avresti potuto scrivere. Mi sarei risparmiato di venire. Te lo avrei scritto. Ma non mi devi odiare. Sono sicura che questa storia non può durare. Non è il mio tipo. Non ho niente in comune con lui. Allora perché l'hai fatto? Non lo so. Ma ti giuro che è te che amo. Non so, è quest'aria di Capri che mi fa vivere come in un dormiveglia. Tu mi devi capire. Tu sei un'altra cosa per me. Stasera riparto per Roma. Bisogna che passi un po' di tempo e la cosa si risolverà da sé. Quando finirà il film, finirà anche questo. Zingare, dimma sorte mia qual è. Ma non puoi smettere ora. Non hai la forza di lasciarlo subito? No, adesso non è possibile, non potrei farlo. Ma sono sicura che mi passerà presto. Marcello, devi avere pazienza. Io sono sincera con te. Per questo non ti dico di restare. Per non farti soffrire. Così Marcello trascorse gran parte dell'estate senza notizie di Anna. Pensava che era meglio così. Si avviava a dimenticarla con un lieve senso di pena e di rancore. Ma una mattina Anna si fece viva. C'è la signorina Padoan al telefono. Dica che non ci sono. Dal secondo capoverso devo cambiare pagina? Sì, naturale. Ha lasciato l'indirizzo e il numero del telefono. Dice di chiamarla subito perché è urgente. Ci vediamo, arrivederci. Ricordati di mandarmi l'articolo prima di martedì, va bene? Ciao. Ehi!
Ciao. Ciao. Eleonora, conosci Marcello Cenni? Buongiorno. Piacere. E questo è Giovanni, e il dottor Fiore. Fortunato. Piacere. Il famoso Marcello di cui ti ho tanto parlato. Bene, sei sparito dalla circolazione, non ti si vede più. Che fai? Niente, sto a casa a lavorare. Oh, sempre a lavorare. Finirai per diventare un eremita. Bisogna restare fra i vivi. A proposito, venerdì sera faccio una piccola cena fredda. Saremo una ventina di persone. Devi venire? Mi dispiace, parto domani. Ah, sì? E dove vai? Diciamo Milano. Ah, Milano. Non è vero, ma hai sempre la risposta pronta. Io mai avrei saputo inventare Milano. Comunque devi venire, c'è anche Eleonora e credo che valga la pena di rinunciare a un viaggio anche se d'affari. È una grave responsabilità per me. No, è deciso, lui viene. Non insistere. Non credo che il signore ne abbia voglia. Devo partire davvero. A proposito, hai visto questi angioletti? Ti piacciono per la mia stanza da letto? La tua stanza da letto? Allora dovrei bendarli. Spiritoso, non mi vuoi aiutare? Tu, Giovanni, come li trovi? A me piacciono. Li trovo artistici. Ah, se sono artistici li compero. Vuol dire che li benderò. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, cara. Ciao. Ciao. Buongiorno. Non farti incantare dal nostro professore, eh? Ciao. Va bene, ciao. Allora, arrivederci. Devo andare in un garage qui vicino a ritirare la macchina di mio padre. Lui si è presa la mia stamattina. Beh, posso accompagnarla. Le dispiace? No. Sa che io la conoscevo già di nome? Sì, perché tempo fa ho letto un suo articolo sui lirici greci. Ma come, legge roba così noiosa? Non era noioso, era molto bello. Senta, perché non pranziamo insieme? Ah, ma è sempre così spicciole. No, è la prima volta. Di solito sono molto timido. Con una giornata simile potremmo andare a mangiare in campagna, ma non si può per varie ragioni. La più importante probabilmente è che lei non ne ha nessuna voglia. Si sbaglia. Ci verrei volentieri, ma ho un impegno. Il telefono è fatto per liberarsi dagli impegni. Ma lei non ne ha voglia, eh? Lei parte proprio domani? No. Ma questo cosa c'entra? E le farebbe veramente piacere andare a colazione in campagna? Sì, molto. Beh, visto che hanno inventato il telefono. Ho paura che abbiamo sbagliato strada. Prenda un po' quella carta, per favore. E questo? Ah, non è mio. Certamente si tratta del relitto di qualche avventura di mio padre. E qui trovo spesso forcine, fazzoletti, rossetti, un po' di tutto. E io li faccio sparire perché se li scopre mia madre sono grandi scenate. Suo padre è un Don Giovanni, allora? Ah, tremendo anche. E ho scoperto che gli piacciono le ragazze della mia età. Cioè, sui 20 anni. Non ha torto. No, di qua si va al mare. Beh, andiamoci allora. Andiamo a San Lorenzo. Quest'estate ci sono stato solo un paio di volte. Ho una specie di capanna su quella spiaggia. Che ne dici? Però non posso fare troppo tardi. No, facciamo colazione e torniamo. Ha un buon profumo. Domani lo restituirò a mio padre lavato e stirato. Lo metterai in imbarazzo? Neanche per sogno. Mi fa sempre le sue confidenze. Ormai si è creato un clima di comprensione fra noi due. La nuova generazione promette bene. I giovani sono più comprensivi verso i genitori. Anche lei gli fa delle confidenze? Qualche volta. Parziali. Eccoci arrivati. Mi aiuta? Certo. Sono solo 2 passi. Ma qui siamo in Africa. Così questa sarebbe la trappola. Ah, bene. Ma non vedo il formaggio. È una trappola scarica questa. Adesso vado a mettere in ghiaccio la frutta e poi faccio le omelette. Io sono uno specialista delle omelette confiture.
Ma prima la birra. Sono assetato. E lei? Mi tolga una curiosità. Dove tiene nascosti i cadaveri delle sue sventurate amanti? Qui. Qui? Sì. Sono poche le persone con cui sto volentieri, ma con lei mi trovo bene, è una ragazza molto intelligente. Non sono molto intelligente, ma so abbastanza bene quello che voglio. Questo forse è un difetto. È carina questa capanna, però io la farei più marina se fosse mia. Se vuole, io ho studiato decorazione, potrei aiutarla. Ma no, non ne vale la pena. Posso farle una domanda? Dica. Perché non ha ancora tentato di baciarmi? È proprio la prima idea che mi è passata per la mente. Ma lei mi ispira tenerezza e rispetto, Eleonora. Le dispiace? Che cosa curiosa, ci diamo ancora del lei. Se qualcuno entrasse in questo momento non crederebbe mai che noi siamo soltanto due buoni conoscenti. Un po' infelici, in cerca di chissà che. Proviamo a darci del tu. Ecco. Sei simpatico. Perché non mi telefoni uno dei prossimi giorni? Il mio numero è nell'elenco. Sì, ma sai, non ho capito bene il tuo nome quando ci hanno presentati. Allora siamo davvero due sconosciuti. Il mio nome è Eleonora Curtatoni. Parente dell'ingegner Curtatoni? È mio padre, perché non lo sapevi? Lui ti conosce bene. Già. Anch'io lo conosco, ma non sapevo che fosse tuo padre. Sarà meglio tornare. È tardi. Ti dispiace lasciarmi qui? Devo andare da un amico. Un amico? Ciao, saggia e disarmante Eleonora. Saresti una buona moglie. Allora perché non mi sposi? No. Sto pensando invece che non voglio vederti più. Ah sì!
stata divertentissima. Mentre stavamo girando è entrato un cane. No, lasciami finire. Il regista ha detto fuori quel cane. Il primo attore ha risposto dice a me. Hai capito? Sapone. Credeva di essere lui il cane. Guarda, guarda. Verso la metà di novembre, Anna dovette tornare dai suoi per pochi giorni. In quelle sere Marcello rivide volentieri i suoi amici. Provava quel senso di distensione che gli dava sempre la partenza di Anna e pregustava il piacere che gli avrebbe dato il suo ritorno. L'aspettava per l'indomani. Dimmi di sì. No! Dimmi di sì. Ciao Marcello. Ciao. Dimmi di sì, se no ti spetto il braccio. Insomma, me ne devo tornare, sì o no? Guardate che lo champagne è finito però, eh? Tieni Marcello, un po' di whisky. Apri un'altra casa. Ma quello è caldo, carino lei! Mettilo in fretta. Madonnina Andiamo. santa, è confusione, volete uscire che non capisco più niente, su, via! Questa è carina. Oh, ecco Marcello. Bene, adesso ce ne racconta una Marcello, ne sa di bellissime. Brava, Vieni. Fulvia. Io? Volete scherzare? Su, Marcello, racconta. Sì, ma speriamo che non sia in latino. Oh, non me lo maltrattate, eh? A proposito, perché non hai portato Anna? Non è a Roma, è a Treviso. Torna domani o dopodomani. Che bugiardo. Parlate della piccola Padoan? Ma se l'ho vista oggi in Piazza di Spagna. Avrai visto male. Anna è a Treviso. Dai, Marcello, trova un'altra scusa. Ma se ti sta dicendo che è fuori Roma? Bene, se ho fatto una gaffa. Oh no, io voglio sapere la verità. Forse non hai trovato adatto l'ambiente? Sai che non abbiamo pregiudizi, qui riceviamo chiunque, potevi portarla. La verità? La migliore prova che non è a Roma è che io sono qui. Altrimenti non sarei venuto. Mi annoiavo da solo e... Questo non è molto gentile. Ma è vero. Dammi un altro whisky, per favore. No, non rispondere. Pronto? Pronto, ma chi parla? Cosa fa, professore? Se ne va già? Sì. E fa bene con tutta questa confusione. Oh, madonnina santa, un'altra ondata. Oh, Eleonora, anche tu. Non che vedevamo l'ora brava. di scappare, una noia. Marcello, Buonasera. non scapperai via adesso che sono arrivata io. Invece sì, devo andarmene. Hai mantenuto la tua promessa, non ti sei fatto più vivo. Spesso mi sono domandata se ti ho offeso involontariamente. No, affatto. Forse tu hai pensato che avessi dato troppa importanza a quella gita e temevi di incontrarmi perché non sapevi come cavartela. Beh, si vede che mi hai fraintesa. Ah, no, ti assicuro. Ma adesso devo andare. Scusami, Eleonora. Eleonora, Sì. vieni. Un cognac e un gettone, per favore. Prego. Un cognac.
Il cognac, signore. Un bicchiere d'acqua. Siamo arrivati senza zucchero per domani mattina. Le dispiace darmi 2 o 3 bustine? Grazie. Avete anche liquori? Sì. Quel whisky lì quanto costa? Questo? 3.000, è inglese. Beh, no, mi dia quella bottiglia di Cinzano. Ecco. Quanto? 7,80. Grazie. Prego, prego, prego. Che piano? Sesto, grazie. Anch'io. Prego. Hai portato il whisky? Marcello. Ho approfittato del signore qui che gentilmente mi ha aperto il portone. Al telefono non rispondevi. Già. Pepino Barlacchi, un amico di mio cugino. Ero stanca e ho staccato il telefono, ma ti avrei telefonato domattina. Quando sei arrivata? Stasera. Ieri. Sì, ieri. Lui, Pepino, veniva a Roma e mi ha dato un passaggio. E così ho evitato di passare la notte in treno. Siete venuti direttamente a Roma? Volevamo farlo, ma poi ci siamo dovuti fermare a Siena. Allora siete partiti sabato? Sì, speravo di arrivare la sera, ma poi la macchina si è rotta, pioveva e ci siamo fermati a Siena. Bene, io... Se ne va? Sì, è ora che io vada. Aspetta, ti accompagno. Spero di rivederla presto, signorina. Vorrà dire che le telefonerò un altro giorno. Buonanotte, grazie del viaggio. Prego. Sì, va bene. Non voglio dirti bugie. Ma sono fatta così. Non mi dovresti prendere sul serio. Col carattere che ho, non merito di essere trattata bene. Ma è più forte di me. Sono una sciagurata, lo so, ma ho bisogno di essere trattata male. E lui ti ha trattata male? Non mi ha trattata male, ma non mi ha dato nessuna importanza. Io ho bisogno che non mi si dia importanza. Tu me ne dai troppa. Barlacchi è diverso. Eravamo in quell'albergo, era uno sconosciuto quasi. Rideva, scherzava. Poi a Roma siete rimasti insieme. In ogni caso ormai era fatta. Mi ha chiesto di restare qui come una cosa naturalissima. Se si fosse mostrato innamorato io l'avrei mandato al diavolo. Non mi devi prendere sul serio, Marcello. Mi dispiace che tu soffra, ma non ne vale la pena, credimi.
Anche Curtatoni? Ti trattava male? Perché ne parli adesso? Curtatoni ormai è scomparso, finito. Non esiste più. Era così ridicolo. Diventava una bestia. Che vuoi dire? Perdeva la bussola, dava schiaffi, torceva le mani. Allora ci sei stata con lui? Qualche volta, poche volte. Quando? Il giorno che lo incontrai da te? Ma te l'ho detto che era una bestia, non potevo dirgli di no. E poi avevamo bevuto. Alla sua età era peggio di un ragazzo. Dopo non l'ho fatto più venire a casa mia. Anche Marcacci, scommetto. Con Marcacci è stata una fatalità. Quando mi fece le fotografie, mi faceva schifo. Ma come è possibile? Non potevi ribellarti? Ma no, che non era possibile! Non potevo mica urlare e far correre tutto l'albergo. Allora mi sono fatta cambiare stanza. Quando? 3 giorni dopo. No, 2. La terza sera non l'ho fatto entrare. Perché avevi conosciuto Meneghini? Oh no, adesso basta! No! Ti ho detto tutto. Lo so che adesso non vorrei stare più con me. Ma io ti voglio bene. Ma tu ti sei fatto male. Aspetta. Povera Anna. È una storia ripugnante. Mi hai tolto ogni coraggio. No, lasciami. Se continui così, finirai molto male. Ma cosa vuoi che mi importi di quello che mi potrà capitare? Io ti amo, Marcello. Te lo giuro, amo solo te. Molto bello. Sì, qui c'è la comodità che si è isolati. Niente rumori, niente vicini. Ah, io non potrei più vivere in città. Beh, certo. Oh, questo è il giardino. Poi c'è la campagna, sono più di 1000 ettari. Però. Se ti dico quanto mi costa mantenere tutta sta roba, ti metti a piangere. Oh, scusa, ci diamo del tu, no? Ma certo. Nora!
la mia Silvia, il mio tesoro. Saluta, su. Buongiorno. Buongiorno. Venite con noi in piscina Ciao. a fare il bagno? Già, possiamo fare il bagno anche noi. Benissimo. Sì, andate, avete un'ora di tempo, fatevi un bel bagno. Oh, Camilla, guarda chi c'è, il professor Cenni, Marcello. Mi scusi, sono un po' in disordine. Le do il dito. Come sta? Bene, grazie. Gli avete offerto qualcosa? Ma niente di ghiacciato, Mamma, non ti preoccupare. Non gli riempire la testa con le tue solite raccomandazioni, o ce lo fai scappare il nostro Marcello. Lo vede? È sempre così. Mi fanno passare per ridicolo. Vieni. Che gente siete. La mia vecchia. Su, andiamo, ti trovo io un costume. Sandrino, aspettami, non corri! Ma tu sai nuotare, professore? Beh, mi arrangio. Ti piace veramente qui? Sì, è molto nel gusto d'oggi. Non so, vedo già dei cocktail all'aperto, tante belle signore, magari una festa di beneficenza. No, solo feste in tuo onore. Questo sì. Sei un gran vanitoso, lo sai. Papà dice che se vogliamo venire ad abitare qui, c'è tutta un'ala del primo piano a nostra disposizione, con un grande studio. Andrebbe bene per te, potrai lavorare in pace. Io non ti darò fastidio, sta tranquillo. Sarai l'angelo della casa? No, sarò il tuo angelo personale. Ti farò da segretaria. Sarò brava, vedrai. Ti terrò le carte in ordine, batterò a macchina e ti obbligherò a lavorare. Mi spaventi, sai. Vuoi mettere ordine nella mia vita? Mi piacerebbe tanto. E se io mettessi un po' di disordine nella tua? Perché no? Quello che vuoi tu. Allora, posso dire a papà che va bene? Pensiamoci ancora un po'. La mia casa non è così bella, ma almeno lì staremo soli. Comunque ne riparleremo, eh? A poco, l'idea di sposare Eleonora si era fatta per Marcello accettabile. Viveva in una specie di felicità rassegnata, con Eleonora che lo guidava verso una nuova esistenza. Venne così anche il giorno del fidanzamento. Auguri a tutti e due. Passò l'inverno, venne ancora la primavera e ripresero le gite. Si sarebbero sposati al principio dell'estate. Perché mi guardi così, Marcello? A che cosa pensi? Penso che è bello stare insieme. Quando ti abbraccio diventi un'altra. Ti dispiace? No, che non mi dispiace, tesoro, anzi. Che è successo? È morto qualcuno? Non so. Signor Conte. Mio padre. Coraggio. Signorino.
Mamma mia, che acqua! Ehi, mi raccomando, ragazzi, fate presto coi saluti. Un minuto, papà. Buonanotte, Marcello. Buonanotte. Che fai domani? Non lo so, credo che lavorerò in casa. Allora mi telefoni? Certo. No. Sì. Ciao, caro. Ciao. Ti amo. Buonanotte, signor Conte. Ciao. Ciao. Ma dove corre, signorina? Aspetta, signorina, l'accompagniamo noi, abbiamo l'ombrello. No, andate. E se no si bagna tutta. Andate via. Che fa? Niente. Abitavo da un'amica, ma sono arrivati dei suoi parenti. Non ho più il mio appartamento, sai. Vieni, ti accompagno. Andiamo. Allora, dove vuoi andare? Non lo so. Vieni. Prepara qualcosa da mangiare e un tè caldo. Ma non c'è niente in casa, signorino. Solo formaggio e delle uova. Va bene. Tè, uova e formaggio. Ecco. Questa è la tua stanza. Ti porto un accappatoio e ti preparo il bagno. Grazie. Ho saputo del fidanzamento. Sei felice? Sì, sono felice. Quando mi hai lasciato? No, non parliamone più. Quando ci siamo lasciati, avevo finito il film, ero senza lavoro e allora sono andata con la compagnia di Nello d'Amore. Il cantante, lo conosci, no? Dopo un mese la compagnia si è sciolta, non ci hanno dato un soldo. Insomma, non facevo più niente e allora ho dovuto lasciare l'appartamento. Sono piena di debiti. Sei stata bene in quella compagnia? Ero molto sola. Sentivo spesso il bisogno di parlare con una persona amica.
Mi dai la borsa, per favore? Vorrei le sigarette. Com'è tranquilla questa casa. Mi sembra di essere in campagna. Tu non sai che cosa sia una tournée. Squallide camere d'albergo tutte le sere. Qua mi sembra di tornare bambina. Sai, adesso voglio stare tranquilla. Voglio trovarmi un lavoro, quello che capita, anche commesse. È inutile, per il cinema non ci sono tagliata. Tanto vale. Eri l'amica di Nello d'Amore? Tu non lo conosci. È un uomo disgustoso. E poi volgare. Tutti sono volgari e disgustosi per te. Dopo. Margherita? Ho pensato che sono molto stanca. Me ne ritorno al paese. Sono troppo stanca. Va bene. Quando vuoi andartene? Quando lei ne avrà trovata un'altra. La prossima settimana, diciamo. Va bene, vai. Vai. Il giorno dopo, Marcello parlò ad Eleonora. Le disse di essere convinto, nell'interesse comune, che era meglio rinunciare alle nozze. Così Anna restò. E così passarono 3 mesi. Ehi, ma che hai fatto? Hai svaligiato i negozi? Aspetta un momento, che ti aiuto, no? Voltati. Voltati. Che c'è? Che c'è? Guarda. Oh, che meraviglia! Che meraviglia! Adesso mi cade tutto! Che disastro! Ah, buona questa! Ehi, abbiamo anche le patate, Ti voglio bene, ti amo. Sei contenta del tuo nuovo padrone? Tanto. Un giorno, passando davanti a un cinema-teatro, Marcello lesse su un manifesto il nome di Nello d'Amore. Gli venne il penoso desiderio di vedere com'era fatto il cantante di cui Anna gli aveva tanto parlato. Sono molto nervoso. Oh, perché? Perché quel cretino di Moreno non è mai puntuale. Io non capisco. Oh, eccolo appunto. Vieni avanti, cretino. Scusami Gilberto se ho tardato, ma avevo un appuntacoso, un appuntamento. Caro
Moreno, ti presento la signorina Ivette, nostra deliziosa compagna. Lieto, molto lieto, carina, eh? La signorina è campionessa di nuoto. Sì, è vero, faccio la piscina in 3 secondi. Se hai capito? Che cosa hai capito? La signorina è campionessa di nuoto. Oh sì, ho capito, ma che scherziamo, sono stato 3 anni in marina, ma davvero. 3 anni in marina, lui lunga la faccia. Figurati, sono stato 3 anni nei sommergibilisti. Nei sommergibilisti 3 anni. Poi mi hanno mandato via perché... Perché ti hanno mandato via? Sai, a me piace dormire con le finestre aperte. Vai via! Via! Ed ora, signori e signori, ecco a voi Nello d'amore! A non abbandonare, ingannami se non mi vuoi più amare, che vale senza te la vita mia. Voglio te, voglio te, voglio te, voglio morire fra le tue braccia per non soffrire senza di te. Uccidimi con i tuoi baci ardenti, col gelo dei tuoi sguardi indifferenti, lusingami con l'ultima bugia. Voglio te, voglio te, voglio te. Dove sei stata oggi? Oggi? Sono andata a vedere un vecchio film. Dove? Dove? Fuori Porta San Giovanni. C'era anche il varietà? Sì, ma ne ho visto poco, non volevo far tardi. Era divertente? No, sai, sempre le solite cose. Vado a preparare il caffè. No, aspetta. Ti trovi bene con me? Non ti annoi? Ma che cosa dici? Annoiarmi dopo quello che tu hai fatto per me? Sei stato così buono, te ne rendi conto? E Nello d'amore che cosa ti ha detto? Ah, è per questo. Tu sei ancora geloso di lui, vero? Beh, visto che sei informato, parliamone. Sono stata da lui perché mi doveva ancora dei soldi. E te li ha dati? Beh, ha promesso di darmeli. Sicché vi rivedrete. Io non ci tengo per niente, ma è per i soldi. Ne abbiamo bisogno, no? Non preoccuparti per questo. Staremo senza soldi ancora per poco tempo. Ho finito un lavoro e adesso mi devono pagare. Preferisci questa vita o quella con la compagnia? Oh, basta con queste storie. Non guastare tutto. Siamo felici noi due, no? Non sei felice tu? Su, prepara il caffè. Va. Ciao.
1, 2, 3, hop! Eri in casa? No, sono tornato adesso. Te lo volevo dire, ma non possiamo continuare a vivere così. È assurdo che tu continui a mantenermi. E poi io ho bisogno di fare qualcosa. Che cosa vuoi fare? Il teatro. È una vita scomoda, ma che altro potrei fare? Il teatro? Dove? Ascolta, Marcello. Ognuno è fatta a modo suo. Io non sono fatta per questa vita. È troppo monotona. Mi mette di cattivo umore. Ho l'impressione di soffocare. Quella vita ti disgustava? Sì, ma adesso è tutto diverso. Non mi accadrebbero più quelle storie. Tu non credi che potrei ricominciare? Che compagnia è? Ti ho domandato che compagnia è. C'è lo stesso amministratore di quell'altra. Però stavolta hanno i soldi. Ma se non ti fa piacere, sono ancora in tempo a dire di no. C'è anche lui? Avanti, rispondi, sai benissimo di chi sto parlando. Ma non è lo stesso genere di rivista, è molto più raffinata. E poi avrò 4 numeri come soubrette. Lo hai visto spesso? Chi? Nello d'amore. Qualche volta. Non mi avevi detto che era un tipo volgare e disgustoso? Ma adesso è cambiato. Non è mai stato così gentile con nessuna. Ieri sera voleva portarmi a pranzo. Ma ti rendi conto? Non ha mai invitato una ragazza in vita sua. Quando ne trova una che gli piace, ci va una volta e poi... Con me è stato diverso. L'altro giorno voleva accompagnarmi in taxi. È una cosa inaudita. Incredibile, ti voleva niente di meno accompagnare in taxi. Il fatto che io per farti vivere tranquilla ho venduto i gioielli di mia madre, ho messo un'ipoteca sulla casa, non conta niente. È una cosa che passa inosservata. La cosa importante è che lui voleva accompagnarti in taxi. Che immensa prova. Scusami tanto, non avrei dovuto parlarti di queste stupidaggini, scusami. Tu non puoi capire. Tu sei l'opposto di lui. Ma vedi, per lui è una cosa eccezionale accompagnare una ragazza. Soprattutto in taxi. Una volta mi hai detto che ti piaceva ad essere trattata male. Questo anello d'amore, ti ha trattata male? Cosa? È per questo che ti piace? Io? Io ti ho detto così? Ma non può essere. Non mi ha mai trattata male. Lui no, ma posso sempre farlo io. Vedi? Posso strozzarti, aprirti il petto e vedere che cos'hai al posto del cuore. Hai solo uno sporco mucchio di stracci.
Pensavi di andartene uno di questi giorni, di nascosto, vero? Beh, è meglio così, meglio subito. Non voglio più vederti girare per casa, vestirti, truccarti, cantare, sospirare, sporcare tutto con la tua presenza. Va pure, Anna. Hai ragione tu. In fondo io non ho saputo darti che un amore pieno di rancore, di sospetti, di egoismo, di pietà. Sì, di pietà. Ed ero io che ne avevo bisogno. Sei molto migliore di me, sai? Tu accetti la vita per quello che offre, che vale. Come viene, viene. Tu ricominci sempre da capo. Su, va. È l'ultima settimana e poi partirete. Io ti invidio, davvero ti invidio. Non voglio partire, voglio restare con te. No. Non dovevo portarti a casa mia quella notte, ma ho avuto pietà. Ed è un sentimento falso, la pietà. Un sentimento che si paga. E adesso vattene, fuori dai piedi. Su, vattene, Anna. Marcello, voglio restare con te. Forza, esci dalla macchina. Marcello. Sono io. Sono io, Anna. Allora vieni su, Anna, sbrigati. Avanti, ricominciamo.